Lezione 1. Trovare la soluzione giusta. Ehi Anna, dai un'occhiata a queste nuove scarpe che ho trovato online. Sembrano perfetti, vero? Oh, fammi vedere. Ne hanno della mia taglia? Sì, sembra che abbiano una varietà di taglie disponibili. Perché non diamo un'occhiata insieme? Suona bene. Mi serviva un nuovo paio di scarpe comode ed eleganti per la primavera. Fantastico. Ok, vediamo cosa hanno. Hanno questi eleganti mocassini in pelle neri e marroni. Oh, quelli marroni sono davvero belli. E hanno una buona gamma di taglie. Forse dovrei prenderne un paio della mia taglia. Sicuramente, starebbero benissimo con tutti i tuoi outfit primaverili. E le recensioni dicono che sono anche super comode. Perfetto, li aggiungerò al mio carrello. Oh, e guarda queste simpatiche spadrillas. Adoro il tono neutro. Oh sì, sono davvero carini. E sono disponibili anche in mezza taglia, quindi dovresti riuscire a trovare la misura perfetta. Eccellente. È importante per me. Odio quando le scarpe sono un po' troppo strette o troppo larghe. Ti sento. Comfort e vestibilità sono fondamentali, soprattutto per scarpe di uso quotidiano come queste. Assolutamente. Oh, e hanno questa elegante sneaker slip-on disponibile in diversi colori. Bello, mi piace l'aspetto di quelli. Quella grigia andrebbe bene con tante cose nel tuo guardaroba. Sicuramente. Penso che comprerò anche quello. Non posso mai avere troppe scarpe comode e versatili. È vero. Va bene, vediamo se riusciamo a trovare la tua taglia per tutto e a farti controllare. Suona bene, grazie per avermi aiutato a fare acquisti. John, apprezzo davvero che tu abbia dedicato del tempo. Certo. Sono sempre felice di dare una mano, soprattutto quando si tratta di trovare le scarpe perfette. Sei il migliore. Va bene, facciamolo. È ora di aggiornare il mio gioco di scarpe primaverili. Ah, sì. Sarà fantastico. Non vedo l'ora di vederti indossare quelle nuove scarpe. Lezione 2. Superare i nervi nel parlare in pubblico. Ogni volta che devo tenere un discorso, divento sempre così nervosa. Non posso fare a meno di immaginare che il pubblico mi stia giudicando. Conosco la sensazione. John, parlare in pubblico può essere davvero intimidatorio. Ma ho imparato un trucco che mi aiuta molto. Oh sì? Che cos'è? Beh, invece di immaginare una stanza piena di gente che mi fissa, immagino che il pubblico sia solo una grande persona. Una persona grande? È una visualizzazione interessante. In che modo aiuta? Sembra più una conversazione faccia a faccia, sai? Invece di una folla, sono solo io che parlo con questa faccia gigante e amichevole. Posso vedere come potrebbe funzionare. Allevia un po' la pressione. Di solito cerco solo di evitare del tutto il contatto visivo. Anch'io lo facevo, ma poi ho capito che in realtà peggiora le cose. Quando eviti il pubblico, sembra più conflittuale. Ah, buon punto.
Ok, quindi guardare la persona grande lo rende più personale e accessibile. Dovrò provarlo. Esattamente. E l'altra cosa che mi aiuta è ricordare che il pubblico vuole che io abbia successo. Lo fanno? Presumo sempre che stiano solo aspettando che io rovini tutto. Niente affatto. La maggior parte del pubblico spera solo che tu faccia un'ottima presentazione. Sono dalla tua parte. Non ci ho mai pensato in quel modo. Questo in realtà mi fa sentire molto meglio. Grazie per il consiglio, Anna. Certo, parlare in pubblico è un'abilità che richiede pratica, ma questi piccoli cambiamenti di mentalità possono fare una grande differenza. Ti ringrazio per aver dedicato del tempo a condividere questi suggerimenti. Ora mi sento molto più preparato e fiducioso. Sono così contenta. Ricorda, hai questo. Immagina quella faccia grande e amichevole là fuori e sarai bravissima. Lo farà. Ehi, forse posso persino arrivare al punto in cui un giorno mi diverto davvero a parlare in pubblico. Scommetto che lo farai. Continuate a lavorarci e comincerete a sentirvi più naturali. Continuerai a scrivere bene il tuo prossimo discorso. Lo so e basta. Lo spero. Grazie ancora, Anna. Sei il migliore. Lezione 3. Definizione del budget per l'hotel perfetto. Ehi Anna, stavo cercando delle opzioni di hotel per il nostro prossimo viaggio, ma voglio assicurarmi di trovare qualcosa che si adatti al nostro budget. Ok, ottimo. Che tipo di criteri stai cercando? Assicurati solo che rientri nel nostro budget e che offra un bagno privato. Sicuramente, questi sono i due fattori più importanti. Non voglio sprecare tutto il nostro budget di viaggio per un hotel costoso. Concordato. Anche un bagno privato è un must. Non ci sono servizi condivisi. Qual è la nostra fascia di prezzo indicativa per notte? Beh, stavo pensando che dovremmo cercare di mantenerli sotto i $150, se possibile. Ti sembra ragionevole? Sì, penso che sia un buon obiettivo. Probabilmente possiamo trovare un hotel davvero carino e pulito in quella fascia di prezzo. Fantastico. Continuerò a cercare e ti invierò tutte le opzioni che trovo soddisfino questi criteri. Suona bene e assicurati di controllare anche le recensioni. Vogliamo un hotel che ottenga buone valutazioni dagli ospiti precedenti. Assolutamente. Cercherò posti con 4 stelle o più. La qualità è importante, anche con un budget limitato. Di sicuro. E fammi sapere se hai bisogno di altre informazioni specifiche, come la posizione o i servizi. Sono lieto di dare il mio contributo. Lo farà. Ti invierò alcune opzioni più tardi oggi e potremo decidere insieme. Sarà un viaggio fantastico. Non vedo l'ora. Viaggiare con te è sempre un'avventura. So che troveremo l'hotel perfetto per noi. Sicuramente. Bene, è ora di iniziare a cercare. La mia missione è trovare per noi il miglior rapporto qualità-prezzo. Non ho dubbi che ci riuscirai. Sei il migliore organizzatore di viaggi, John. Mi fido completamente delle tue capacità di caccia in hotel. Ah, beh, faccio del mio meglio.
Bene, prenotiamo questo hotel così possiamo iniziare ad emozionarci per la nostra vacanza. Ce l'hai fatta! Sto già sognando ad occhi aperti di rilassarmi nel nostro bagno privato dopo una lunga giornata trascorsa a esplorare. Lo stesso qui. Ok, ci sentiamo presto con quelle opzioni di hotel. Sarà epico. Lezione 4. Un'avventura pittoresca. Ehi Anna, non indovinerai mai da dove sono appena tornato. Era in un remoto villaggio nel sud-est asiatico, il posto era così pittoresco. Wow, un remoto villaggio nel sud-est asiatico. Sembra assolutamente affascinante. Com'era lì? È stato incredibile. I paesaggi erano mozzafiato, colline lussureggianti e ondulate, risaie vivaci e queste meravigliose foreste secolari. Ah, sembra un ambiente così sereno e bello. Me lo immagino adesso. Cos'altro hai provato lì? Beh, il villaggio stesso era altrettanto affascinante. Le case erano tradizionali strutture in legno e le strade erano tortuosi sentieri acciottolati. Oh mio Dio, sembra uscito da un libro di fiabe. Immagino sia stato come tornare indietro nel tempo. Esattamente. E le persone erano così cordiali e accoglienti. Mi hanno invitato nelle loro case e hanno condiviso con me la loro cucina locale. Che meraviglia! Sperimentare l'ospitalità della gente del posto deve essere stato un vero momento clou. Hai avuto modo di provare qualche piatto regionale unico? L'ho fatto. C'era questo incredibile piatto di noodle che era diverso da qualsiasi cosa io abbia mai mangiato. I sapori erano così complessi e freschi. Sembra delizioso. Adoro scoprire nuove e autentiche specialità regionali quando viaggio. Anch'io. E la cosa migliore era che sembrava così incontaminata dal turismo. Come se stessi davvero dando un'occhiata al vero cuore della cultura. È così speciale. Queste esperienze fuori dai sentieri battuti sono davvero inestimabili. Sono così felice che tu sia riuscito ad averlo. Mi ha cambiato la vita, onestamente. Sono tornato con un profondo apprezzamento per la semplice bellezza di quel posto. Posso immaginare. Questi tipi di incontri culturali coinvolgenti sono di grande impatto. Sono già gelosa di non essere riuscita a unirmi a te. Beh, dovrai venire con me la prossima volta. Mi piacerebbe condividere quell'esperienza con te. Assolutamente. Consideralo un appuntamento. Sono pronto per la nostra prossima pittoresca avventura insieme. Perfetto, fidati di me, ti piacerà. Questo viaggio mi ha ispirato a fare altri viaggi di questo tipo. Sono a bordo. Viaggiare e scoprire quelle gemme nascoste. Non vedo l'ora. Nemmeno io. Bene, iniziate a progettare il vostro guardaroba, abbiamo un villaggio sperduto da esplorare. Lezione 5. Racconti cautelativi. Ehi Anna, ho sentito alcune storie preoccupanti di amici a cui è stata rubata l'identità. Mi ha davvero fatto pensare all'importanza di essere cauti. Oh, è davvero preoccupante sentirlo. Il furto di identità è un problema molto serio di questi tempi. Con che tipo di cose hanno avuto a che fare i tuoi amici?
Beh, uno di loro ha avuto i dati della sua carta di credito compromessi e ha dovuto affrontare tutti questi addebiti fraudolenti. È stato un vero incubo cercare di risolvere tutto. Accidenti, sembra assolutamente orribile. Immagino quanto sia stato stressante e dispendioso in termini di tempo per il tuo amico. Il furto di identità è una violazione così invasiva. Sicuramente. E a un altro amico è stato rubato il numero di previdenza sociale, il che ha causato ogni tipo di problema in materia di tasse e di richiesta di prestiti. Accidenti, è anche peggio. Avere i tuoi dati di identificazione personale compromessi in questo modo deve essere semplicemente devastante. Può davvero devastare la tua vita. Esattamente. Mi ha reso estremamente consapevole di quanto sia importante essere vigili sulla protezione delle mie informazioni personali. Non voglio diventarne vittima. Non ti biasimo affatto. Ascoltare questo tipo di ammonimenti è sufficiente per indurre chiunque a rafforzare le proprie misure di sicurezza. Quali sono alcune delle misure che stai adottando? Beh, sono molto diligente nel monitorare i miei rapporti di credito e gli estratti conto bancari per qualsiasi attività sospetta. E sto anche molto più attento alle persone con cui condivido informazioni sensibili. Sono tutte ottime precauzioni. Essere proattivi in questo modo può fare una grande differenza nella prevenzione. I ladri di identità prosperano grazie alla negligenza, quindi rimanere vigili è fondamentale. Totalmente. Ho anche iniziato a utilizzare password più sicure e ad abilitare l'autenticazione a due fattori ovunque possibile. Qualsiasi cosa per rendere più difficile l'accesso ai miei account. Mosse intelligenti. Questi livelli di sicurezza aggiuntivi sono così importanti in questi giorni. La protezione dell'identità dovrebbe essere una priorità assoluta, soprattutto con tutte le minacce informatiche esistenti. Concordato. Non riesco a immaginare quanto sarebbe devastante dover affrontare quello che hanno vissuto i miei amici. Voglio fare tutto il possibile per proteggermi. Assolutamente. Meglio prevenire che curare quando si tratta di sicurezza delle informazioni personali. È sempre meglio essere prudenti. Sicuramente. Sento che sto diventando un maniaco della sicurezza paranoico, ma preferisco farlo piuttosto che farmi prendere alla sprovvista. Non ti biasimo affatto. Al giorno d'oggi, una buona dose di cautela è assolutamente giustificata. Meglio essere eccessivamente cauti piuttosto che dover affrontare le conseguenze del furto di identità. Hai capito bene. Va bene, vado a rivedere i miei estratti conto ancora una volta. Devo rimanere aggiornato su queste cose. Lezione 6. Abitudini alimentari sane. Ehi Anna, mi chiedevo, segui una dieta specifica per rimanere in salute? Sai, in realtà non seguo nessuna dieta particolare. Cerco solo di seguire una dieta equilibrata con molti cibi integrali e ricchi di nutrienti. Ah, capisco. Allora, com'è per te una tipica giornata a mangiare? Beh, mi assicuro di assumere molta frutta e verdura, proteine magre, cereali integrali e grassi sani. Cerco di limitare gli alimenti trasformati e le prelibatezze zuccherate. Sembra un approccio piuttosto solido. Quali sono alcuni dei tuoi pasti o snack salutari preferiti? A colazione mangio spesso farina d'avena con frutti di bosco e noce. Il pranzo è di solito una grande insalata con pollo o salmone alla griglia. E per gli spuntini, adoro cose come yogurt greco, hummus e verdure o fette di mela con burro di noce. Gnam, sembra tutto delizioso e nutriente. Ultimamente ho cercato di essere più consapevole delle mie abitudini alimentari.
Ottimo. John, che tipo di modifiche hai apportato? Beh, sto cercando di ridurre i fast food e il mangiare fuori così tanto. E sto facendo uno sforzo maggiore per preparare i pasti con opzioni più salutari. È fantastico! La preparazione dei pasti è un vero punto di svolta per mangiare bene. Richiede un po' più di lavoro in anticipo, ma ripaga alla grande. Sicuramente. E ho anche cercato di essere più consapevole delle dimensioni delle mie porzioni. A volte tendo a mangiare troppo, specialmente con le cose meno salutari. Questo è un punto davvero importante. Il controllo delle porzioni è fondamentale, anche con cibi sani. È facile esagerare accidentalmente. Totalmente. Sto usando piatti più piccoli e ho ascoltato più attentamente i segnali naturali di fame e sazietà del mio corpo. Sono strategie eccellenti. Essere consapevoli delle proprie abitudini alimentari, invece di limitarsi a consumare senza pensarci, può fare un'enorme differenza. Assolutamente. E devo dire che sto iniziando a sentirmi molto meglio da quando ho apportato questi cambiamenti. Più energia, migliore digestione, tutti i 9 metri. È così bello sentirlo, John. Nutrire il corpo con cibi integrali e nutrienti può avere un impatto molto positivo su come ci si sente. Di sicuro. Sono davvero contenta di aver deciso di concentrarmi sul miglioramento delle mie abitudini alimentari. È stato un punto di svolta. Sono orgoglioso di te, John. Sviluppare una routine salutare richiede tempo e impegno, ma ne vale davvero la pena. Continuate così. Grazie, Anna. Grazie per aver dedicato del tempo a parlarne con me. È stato davvero utile avere il tuo punto di vista. In qualsiasi momento. Sono sempre felice di parlare di una vita sana. Fammi sapere se vuoi scambiare altre ricette o suggerimenti. Lo farà. Va bene, vado a preparare una cena bella ed equilibrata. Devo continuare ad alimentare bene questo corpo. Lezione 7. Un momento di matrimonio mozzafiato. Di fronte alla chiesa, lo sposo era in attesa. Aveva un sorriso bello e tenero sul viso mentre guardava gli ospiti prendere posto. Oh, quanto è romantico! Posso solo immaginarlo. Il palazzo dell'attesa, la chiesa profumata di fiori freschi, tutti gli occhi puntati su quel momento. Esattamente. Si sentiva l'elettricità nell'aria, l'eccitazione e la gioia palpabili. L'espressione dello sposo era così piena di amore e meraviglia. Adoro quei momenti preziosi, appena prima che la sposa faccia il suo grande ingresso. Sembra che il mondo intero trattenga il fiato, aspettando con il fiato sospeso. Assolutamente. E poi inizia la musica, tutti girano la testa, ed eccola lì, la sposa, radiosa, che cammina lungo il corridoio verso la sua anima gemella. Oh, mi viene la pelle d'oca solo a pensarci. Deve essere stato uno spettacolo mozzafiato da vedere. Posso solo immaginare lo sguardo sul viso dello sposo. Gioia pura, ne sono sicuro. Probabilmente gli si illuminavano gli occhi, il suo sorriso si allargava ad ogni passo che faceva verso di lui. È un momento così magico, che capita una volta nella vita. Scommetto che riusciva a malapena a contenere le sue emozioni. Tutta l'attesa e l'eccitazione culminarono finalmente in quell'istante perfetto e fugace. Sicuramente. E sai, penso che questi siano i momenti che ti rimangono davvero impressi, capisci? Quelli che sembrano rallentare il tempo e si imprimono nel tuo cuore.
Sono completamente d'accordo. I matrimoni hanno un modo di creare queste esperienze incredibili, quasi eteree, da cui non si può fare a meno di rimanere completamente affascinati. Assolutamente. È come se tutto il resto passasse in secondo piano, e tutto ciò che conta sono le due persone che si promettono amore e impegno reciproco. Ben detto, John. I matrimoni riescono a far emergere il romanticismo e la meraviglia che c'è in tutti noi, vero? È un'occasione così speciale e significativa. Sicuramente. Mi sento fortunato ad aver potuto assistere a momenti del genere. Sono davvero indimenticabili. Anch'io. Va bene. Ora mi hai fatto venire gli occhi sognanti e malinconici. Forse dovrò iniziare a organizzare presto il mio matrimonio. Ah, non ti biasimo. Quando vedi quel tipo di amore in azione, è difficile non lasciarsi ispirare. Fammi sapere se hai bisogno di consigli per la pianificazione. Lo farà, anche se ho la sensazione che sarai tu ad averne bisogno prima di me. Sembri avere un debole per questi romantici dettagli del matrimonio. Ah, touché. Chissà, forse sarò il prossimo a stare all'altare ad aspettare la mia sposa. Un uomo può sognare, vero? Assolutamente. E io, per esempio, sarò felicissimo di vedere la gioia sul tuo viso quando quel giorno arriverà. Ti meriti tutta la felicità del mondo, John. Oh, grazie Anna. Sei il migliore. Bene, vado a pianificare il mio matrimonio futuro, un tenero sorriso da sposo alla volta. Lezione 8. Discussione dei principali risultati. Buongiorno, Anna. Volevo parlare dei principali risultati della nostra collaborazione e farvi un'idea. Buongiorno, John. Assolutamente. Sono felice di immergermi in questo. Cosa avevi in mente? Bene, ho esaminato l'ambito e la tempistica iniziali e voglio assicurarmi che siamo allineati sulle tappe fondamentali e sui risultati. Suona bene perché non mi spieghi il tuo punto di vista e posso condividere anche il mio contributo. Ok, ottimo. Innanzitutto, penso che sia essenziale consegnare il prototipo entro la fine del prossimo mese. Questo è in linea con la tempistica di cui abbiamo parlato prima. Concordo sul fatto che raggiungere questo traguardo sia fondamentale. Esattamente. E oltre a questo, pensavo che il lancio del prodotto finale dovrebbe essere il nostro obiettivo per la fine del terzo trimestre. Capisco. È un po' più aggressivo di quanto avevamo pianificato inizialmente. Pensi che sia realistico? Sai, dopo un'ulteriore revisione, sono d'accordo che il terzo trimestre potrebbe spingerlo un po'. Forse dovremmo invece puntare alla fine del quarto trimestre? Ok, sembra più fattibile. E in termini di risultati effettivi, quali componenti chiave avevi in mente? Beh, il prodotto principale, ovviamente. Ma penso anche che dobbiamo includere guide per l'utente e materiali di formazione completi. Buon punto. Queste risorse di supporto saranno essenziali per garantire un lancio e un'adozione senza intoppi. Assolutamente. E vorrei anche esplorare lo sviluppo di alcuni contenuti promozionali che possiamo utilizzare per scopi di marketing. Ottima idea, avere questi asset pronti all'uso ci aiuterà a iniziare con la nostra strategia di go-to-market. Esattamente.
Quindi, in sintesi, abbiamo il prototipo entro la fine del prossimo mese, il lancio finale del prodotto entro la fine del quarto trimestre e una suite completa di materiali di supporto. Mi sembra un piano solido. Penso che copra i risultati chiave su cui dobbiamo concentrarci. C'è altro di cui volevi parlare? Non che mi venga in mente. Mi sento bene a che punto siamo in termini di allineamento sulle priorità. Ottimo, anche io. Sono entusiasta di iniziare e fornire questi risultati di grande impatto per la nostra partnership. Allo stesso modo, Anna. Va bene, procederò e documenterò questi traguardi e risultati concordati, e potremo usarli come tabella di marcia per il futuro. Suona bene, ti ringrazio per aver dedicato del tempo per tenere questa discussione e metterci sulla stessa pagina. Sarà un viaggio produttivo. Assolutamente. Il lavoro di squadra fa funzionare i sogni, come si suol dire. Va bene, vado a sistemare quella documentazione. Lezione 9. Evitare un volo perso. Fortunatamente, il mio prossimo volo aveva una lunga sosta, quindi non l'ho perso. Oh, è bello sentirlo. Niente è peggio dello stress dovuto a malapena a stabilire una connessione. Me ne parli. Ridevo a sudare di proiettili mentre cercavo di attraversare l'ultimo terminal dell'aeroporto. Posso immaginare. Le corse dell'ultimo minuto in aeroporto non sono mai divertenti. Cos'è successo che ti ha fatto perdere così tanto il volo? Beh, il mio primo volo è stato ritardato a causa di alcuni problemi meccanici. Quando ho raggiunto il mio aeroporto di collegamento, avevo solo circa 15 minuti prima della mia prossima partenza. Accidenti. Questo è un limite. Sono contenta che tu sia ancora riuscito ad arrivare in tempo. Cosa hai fatto per assicurarti di non perdere l'ultimo volo? L'ho prenotato il più velocemente possibile attraverso il terminal, incrociando gli altri passeggeri. E per fortuna, il gate era vicino al punto in cui sono atterrato, quindi non dovevo andare troppo lontano. Uff, è un sollievo. Navigare in quelle connessioni strette può essere un vero allenamento, sia fisicamente che mentalmente. Hai capito bene. Avevo completamente perso il fiato quando sono arrivato al cancello. Ma il sollievo di vedere quell'aereo ancora lì era irreale. Scommetto. Non c'è niente di peggio che arrivare al gate solo per vedere l'aereo partire. Quella sensazione di affondamento è la peggiore. Uffa, non ricordarmelo. Mi è già successo prima, ed è semplicemente l'esperienza più frustrante. Posso immaginare. Soprattutto quando sei già esausto per lo stress di una chiamata ravvicinata. È sufficiente per farti venire voglia di gettare la spugna. Sicuramente. Ma ehi, almeno questa volta ce l'ho fatta. E la lunga sosta è stata un vero toccasana, ho potuto riprendere fiato e rilassarmi un po' prima della tappa successiva del mio viaggio. Questo è un ottimo lato positivo. Avere quel tempo di buffer può fare la differenza quando si ha una connessione frenetica. Assolutamente. Ero così grata per quella sosta prolungata. Mi ha davvero rallentato e mi ha permesso di riorganizzarmi. Beh, sono contenta che alla fine sia andato tutto bene per te, John. Viaggiare può essere un'avventura, ma è sempre bello quando tutto procede senza intoppi, anche solo per una tappa. Hai capito bene. Va bene, la prossima volta mi prendo un'ora in più per le mie soste, giusto per sicurezza. Ah,
Mossa intelligente. Meglio avere quel cuscino in più che correre con i fumi. Goditi il resto del tuo viaggio, John. Lo farò, grazie Anna. Mi metto in piedi e mi godo questa bella e lunga sosta. Lezione 10. Un viaggio dal dottore. La visita del medico è stata piuttosto alta. Ha ascoltato il mio cuore e mi ha fatto tossire. Mi ha fatto anche qualche domanda. Oh no, cosa ti ha portato a vedere il dottore, John? Spero che vada tutto bene. Beh, ultimamente mi sento un po' triste, congestione, mal di gola, cose del genere. Quindi ho deciso che era ora di farla controllare. Capisco. Meglio stare attenti e farsi controllare, soprattutto se i sintomi persistono. Cosa ha scoperto il medico? Ha fatto un esame approfondito, ha ascoltato il mio respiro e ha controllato i miei parametri vitali. Ho scoperto che ho una piccola infezione respiratoria in corso. Ah, questo spiega la tosse e la congestione. Ha prescritto qualche farmaco per aiutare a chiarire la situazione? Sì, mi ha dato un ciclo di antibiotici da prendere, oltre a sciroppo per la tosse e decongestionanti per gestire i sintomi. Bene, sono contenta che sia stato in grado di fornirti un piano di trattamento. È importante curare precocemente un'infezione respiratoria. Sicuramente. Ha detto che se continuo a prendere le medicine e mi riposo a sufficienza, dovrei iniziare a sentirmi meglio entro una settimana circa. È un sollievo. È sempre difficile quando non ti senti bene, ma avere quel percorso chiaro verso la guarigione fa una grande differenza. Assolutamente. Il dottore mi ha anche consigliato di aumentare l'assunzione di liquidi e di cercare di evitare attività faticose fino a quando non sarò completamente guarito. Un consiglio intelligente. Dare al corpo il tempo e le risorse di cui ha bisogno per combattere l'infezione è fondamentale. Non ha senso sforzarsi troppo. Esattamente. Ho intenzione di rilassarmi per i prossimi giorni e concentrarmi solo sul riposo. Devo stroncare questa cosa sul nascere. Sembra un piano saggio. Mi fa piacere che tu sia andato dal medico e abbia ricevuto le cure di cui hai bisogno. Ti auguro una pronta guarigione, John. Grazie, Anna. Grazie per gli auguri. Incrociamo le dita perché l'infezione si risolva rapidamente, così posso tornare a sentirmi al meglio. Sono sicuro che lo farà. Rilassati, continua a prendere le tue medicine e lascia che il tuo corpo faccia il suo dovere. Hai questo. Lo farà. Va bene, vado a prepararmi una bella tazza di tè caldo e mi accoccolo per una serata rilassante. Lezione 11. Provare nuovi hobby. Pensa di sì, è un ottimo modo per imparare qualcosa di nuovo e divertirsi. Sono d'accordo, John. Provare nuovi hobby può essere un'esperienza davvero gratificante. Che tipo di nuove attività state considerando? Beh, stavo giocando con l'idea di dedicarmi alla lavorazione del legno. Sembra uno sbocco creativo e davvero soddisfacente. Oh, falegnameria. Questo è un hobby così figo. Cos'è che ti affascina? Adoro l'idea di poter prendere le materie prime e trasformarle in qualcosa di funzionale e bello. Sembra così appagante. Assolutamente.
C'è qualcosa di veramente speciale nel lavorare con le mani per creare oggetti tangibili e utili. Esattamente. E penso che sarebbe un ottimo modo per rilassarmi e rilassarmi dopo una lunga giornata in ufficio. Di sicuro, fare quell'attività pratica e concentrata può essere una grande pausa mentale. Inoltre, ti ritroveresti con dei pezzi davvero belli per la tua casa. Sicuramente. Immagino tutti i fantastici scaffali, tavoli e altri mobili che potrei realizzare. Sarebbe come avere il mio piccolo laboratorio. Sembra incredibile, John. E la cosa bella della lavorazione del legno è che c'è sempre altro da imparare ed esplorare man mano che si migliora. Assolutamente. Mi piace l'idea di poter migliorare continuamente le mie capacità e tecniche. Sarebbe una sfida creativa continua. Esattamente. E chissà, potresti persino scoprire di avere un vero talento e finire per creare dei pezzi belli e di alta qualità. Sarebbe incredibile. Mi piacerebbe arrivare al punto di poter fare commissioni personalizzate o addirittura vendere alcune delle mie creazioni. Wow, sarebbe così gratificante. Trasformare un hobby in un'attività secondaria o in una piccola impresa è un risultato straordinario. Lo sarebbe davvero. Mi emoziono solo a pensarci. Penso che darò un'occhiata ad alcuni corsi di falegnameria per principianti nella zona. È un'idea fantastica. Avere un istruttore che ti insegni i fondamenti sarà molto utile quando inizierai per la prima volta. Sicuramente. E scommetto che sarebbe un ottimo modo per incontrare altre persone che condividono la stessa passione. Potremmo scambiarci consigli e idee. Assolutamente. La comunità della falegnameria sembra così accogliente e collaborativa. Potrai imparare così tanto dagli altri hobbisti. Non vedo l'ora, questo mi sta davvero ispirando a fare il grande passo e provarlo. Grazie per l'incoraggiamento, Anna. Quando vuoi, John. Sono felice che tu sia entusiasta di questo nuovo potenziale hobby. Ti auguro buona fortuna mentre ti immergi nel mondo della lavorazione del legno. Lo apprezzo. Va bene, vado per iniziare a fare ricerche su alcuni corsi locali. Questo è l'inizio di un nuovo bellissimo capitolo creativo. Lezione 12. Una deliziosa avventura culinaria. Il biryani era delizioso. Hai dovuto affrontare delle difficoltà nella sua preparazione? Oh, il biryani è stata una vera avventura culinaria. Lascia che te lo dica. All'inizio ero un po' intimidita da tutte le spezie e la stratificazione che ne derivavano. Posso immaginare. Il biryani è un piatto così complesso con tanti sapori e tecniche intricati. Qual è stata la parte più difficile per te? Beh, far cuocere il riso nel modo giusto è stata probabilmente la parte più difficile. Ho dovuto essere molto preciso con i tempi e la temperatura per evitare di finire con chicchi molli o poco cotti. Ah sì, perfezionare quella consistenza soffice e tenera del riso è fondamentale per un buon biryani. Come sei riuscito a farcela alla fine? Un sacco di tentativi ed errori. Ad essere onesti, ho dovuto fare alcuni test prima di trovare il punto giusto. Ma alla fine sono arrivato a un metodo che produceva quei chicchi profumati e meravigliosamente separati. Bel lavoro. La tenacia e l'attenzione ai dettagli ripagano davvero quando si affronta un piatto così complesso. Che mi dici della miscela di spezie?
Anche questa è stata una sfida? Sicuramente. Bilanciare tutte le diverse spezie, curcuma, cumino, coriandolo, cardamomo, cannella, era come una danza delicata. Ma ho fatto qualche ricerca e sono riuscito a trovare una miscela che conferiva al biryani quel sapore autentico e appetitoso. Posso solo immaginare l'aroma. Devi aver messo davvero molto amore e cura nel perfezionare quel mix di spezie. L'ho fatto. E sai, la parte migliore è stata vedere la tua espressione quando hai mangiato il primo boccone. Il modo in cui ti si sono illuminati gli occhi è stato davvero gratificante. Ah, l'hai capito, vero? Non riuscivo a trattenermi, era incredibilmente buono. Tutto il tuo duro lavoro è stato sicuramente ripagato. Oh, sono così felice che ti sia piaciuto. Cucinare può essere un vero atto d'amore, ma momenti come questi ne valgono la pena. Assolutamente. E sai, penso che la parte migliore di provare piatti nuovi, specialmente quelli complessi come il biryani, sia il senso di realizzazione che si prova quando si arriva alla perfezione. Sicuramente. È una sensazione così potente affrontare qualcosa di impegnativo in cucina e uscirne dall'altra parte con un risultato delizioso. Di sicuro. Di sicuro mi ha ispirato a diventare un po' più avventurosa con la mia cucina. Forse la prossima volta mi cimenterò con il biryani. Oh, mi piacerebbe vedere cosa ti viene in mente. Fammi sapere se hai bisogno di suggerimenti o consigli lungo la strada. Sarei felice di condividere ciò che ho imparato. Fantastico, ne parlerò sicuramente. Potrebbe essere l'inizio di una nuova deliziosa rivalità culinaria tra di noi. Ah, portalo avanti. Accolgo con favore la competizione. Però ho la sensazione che finiremo entrambi vincitori, indipendentemente da chi produca il biryani migliore. Hai capito bene. Bene, è ora che cominci a progettare il mio capolavoro di biryani. Grazie per l'ispirazione, Anna. Lezione 13. Preparativi per la festa di compleanno. Se si tratta di una festa di compleanno, in genere porti un regalo e un biglietto d'auguri alla persona che compie gli anni. Assolutamente. È una parte così importante della celebrazione del giorno speciale di qualcuno. Che tipo di regalo scegli di solito? Beh, dipende davvero dalla persona e dai suoi interessi. Cerco di riflettere sulla scelta di un regalo che apprezzeranno davvero. Quel tocco personale fa la differenza. Ti è mai capitato di imbatterti nel regalo perfetto per caso? Oh, sicuramente. Un anno, stavo visitando questa piccola boutique e mi sono imbattuta in questa splendida sciarpa che sapevo che mia sorella avrebbe adorato. Ha finito per indossarla tutto il tempo. Oh, è così bello quando riesci a trovare quella gemma nascosta. E il tempismo è perfetto per l'occasione. Lo è davvero. Anche se a volte ho difficoltà a trovare idee regalo, soprattutto per le persone più difficili da acquistare. Conosco la sensazione. Può essere difficile trovare qualcosa di unico e premuroso. Che mi dici delle carte regalo? Segui mai questa strada? I buoni regalo possono essere una buona opzione alternativa, ma cerco di non fare troppo affidamento su di essi. Preferisco impegnarmi ulteriormente per trovare un regalo personalizzato. Sono d'accordo. È molto più significativo quando puoi dire alla persona che ci ha davvero pensato. Tuttavia, una carta regalo può comunque essere apprezzata. Assolutamente.
E, naturalmente, il biglietto d'auguri è un must, indipendentemente dal regalo. Mi piace scrivere un messaggio sincero all'interno. Sicuramente. Il biglietto è un modo così carino per esprimere i tuoi auguri e i tuoi sentimenti personali. Completa davvero l'esperienza di fare regali. Esattamente. Mi assicuro sempre di scegliere una carta che rifletta in qualche modo la personalità o gli interessi del destinatario. Questo è un ottimo consiglio. Il biglietto può davvero unire l'intero pacchetto regalo e renderlo davvero speciale. Concordato. E sai, penso che l'atto effettivo di dare il regalo e il biglietto sia importante tanto quanto gli articoli stessi. Oh, ottima osservazione. La presentazione e la consegna possono fare una grande differenza nel modo in cui il regalo viene ricevuto e apprezzato. Sicuramente. Cerco di farne un attimo, capisci? Aumentate un po' l'attesa. Lo adoro. Si tratta di creare quell'esperienza memorabile per la persona che compie gli anni. Li fa sentire davvero celebrati. Assolutamente. Va bene, mi sento ispirato a iniziare a pianificare il mio prossimo regalo e biglietto di compleanno. Grazie per l'ottima discussione, Anna. Quando vuoi, John. Sono sicuro che chiunque sia il fortunato destinatario sarà entusiasta del tuo premuroso regalo. Lo spero senz'altro. Bene, è ora di dare libero sfogo alla mia creatività. Ci vediamo dopo. Lezione 14. Pianificare la festa di compleanno perfetta. Bene, parliamo degli elementi chiave per pianificare la festa di compleanno perfetta, consigli, regali e intrattenimento. Oh, adoro una bella festa di compleanno. Da dove dovremmo iniziare? Quali sono i migliori consigli per renderla una festa davvero memorabile? Bene, prima di tutto, direi che è importante ottenere un numero preciso di dipendenti e risposte RSVP dagli ospiti. In questo modo puoi pianificare la giusta quantità di cibo, bevande e attività. Assolutamente. Quell'attenzione ai dettagli è fondamentale. Non vuoi finire con troppo o troppo poco di niente. Quali altri consigli hai? Suggerirei anche di inviare gli inviti con largo anticipo, in modo che le persone possano bloccare la data. E cerca di creare un mix di eventi strutturati e momenti sociali aperti. Bella chiamata. Dare alle persone un ampio preavviso e bilanciare struttura e flessibilità è fondamentale. Che mi dici dell'aspetto dei regali? Ah sì, i regali. Come abbiamo detto prima, è sempre apprezzato pensare a regali e biglietti personalizzati. E non dimenticare di avere un piano su dove gli ospiti possono lasciarli. Questo è un ottimo punto. Avere un tavolo o un'area regalo designati mantiene le cose organizzate. Qualche altro consiglio relativo ai regali? Bene, potresti anche prendere in considerazione la creazione di un registro dei regali virtuale o fisico, in modo che gli ospiti abbiano qualche indicazione su cosa apprezzerebbe la persona che compie gli anni. Oh, è intelligente. Elimina le congetture per gli ospiti. E poi la persona che compie gli anni riceve delle cose che userà davvero. Esattamente. Infine, per quanto riguarda l'intrattenimento, consiglierei un mix di musica, giochi e attività per coinvolgere tutti. Splendidi suggerimenti. Assicurarsi che ci sia una buona varietà di opzioni di intrattenimento assicura che ci sia qualcosa per tutti i gusti. Assolutamente.
Magari assumi anche un fotografo di feste per immortalare tutti i momenti speciali della celebrazione. Oh, è un'ottima idea. Avere foto professionali da rivedere in un secondo momento migliora davvero l'esperienza. Concordato. Questi sono solo alcuni dei consigli chiave che consiglierei per organizzare la festa di compleanno definitiva. C'è altro che aggiungeresti? Forse solo sottolineando l'importanza di rimanere flessibili ed essere pronti ad adattarci, se necessario, il giorno dell'evento. Punto eccellente. Non importa quanto pianifichi, ci sarà sempre qualche imprevisto. Essere adattabili è fondamentale. Esattamente. Bene, penso che abbiamo fornito un'ottima panoramica degli elementi essenziali per organizzare una fantastica festa di compleanno. I tuoi ospiti si divertiranno sicuramente. Lo spero senz'altro. Bene, è ora di iniziare a mettere in pratica questi suggerimenti per la mia imminente festa di compleanno. Emozionante. Sono sicuro che sarà un successo assoluto. Non vedo l'ora di sapere tutto dopo. Ce l'hai fatta. Apprezzo tutti gli ottimi consigli, Anna. Ora inizia la vera pianificazione. Lezione 15. Esplorando le meraviglie dell'Ontario. L'Ontario contiene la città più grande del Canada, Toronto, nonché la capitale del Canada. Ah, sì. L'Ontario è una provincia così diversa e affascinante. Ho sempre voluto esplorarne di più. Sicuramente. Toronto è ovviamente un'attrazione importante, ma c'è molto altro da vedere e da fare nel resto dell'Ontario. Assolutamente. Dagli splendidi paesaggi naturali alle affascinanti cittadine, l'Ontario ha davvero qualcosa per tutti. Esattamente. Hai già avuto la possibilità di visitare la capitale Ottawa? Purtroppo no. Sono stato solo a Toronto, ma ho sentito cose meravigliose su Ottawa. Com'è? È una città bellissima, ricca di storia e cultura canadese. Gli edifici e i musei del Parlamento sono sicuramente attrazioni imperdibili. Oh, sembra incredibile. Mi piacerebbe passeggiare per le strade storiche e ammirare tutti i monumenti iconici. È una città così pittoresca. E i musei che vi si trovano sono di prim'ordine, potresti facilmente passare giorni a esplorarli tutti. È proprio quello che fa per me. Sono un vero drogato dei musei. Quali altre gemme consiglieresti di visitare in Ontario? Bene, le cascate del Niagara, ovviamente, sono un must assoluto. La potenza e la bellezza di quelle cascate sono davvero mozzafiato. Ah, sì. Ho visto così tante foto meravigliose, ma posso solo immaginare quanto sia impressionante di persona. Sicuramente. E non sono solo le cascate in sé, l'intera regione del Niagara ha molto da offrire, dalle cantine vinicole alle attività avventurose. Oh, mi piacerebbe fare un tour di degustazione di vini. E magari anche fare una gita emozionante con il giro in barca Made of the Mist. Assolutamente. Questo è il modo perfetto per vivere le cascate da vicino. Assicurati solo di portare un poncho, ti bagnerai sicuramente. Ah, buon consiglio. Mi assicurerò di essere preparato. Quali altre meraviglie naturali suggeriresti di esplorare in Ontario?
Bene, la regione del Canadian Shield è semplicemente stupenda, con i suoi paesaggi aspri e rocciosi e i laghi incontaminati. Oh, sembra il mio tipo di posto. Scommetto che le opportunità di escursioni e campeggio sono incredibili. Sicuramente. Luoghi come l'Algonquin Provincial Park sono delle vere meraviglie all'aperto, brulicanti di fauna selvatica e paesaggi mozzafiato. Lo aggiungo alla mia lista delle visite imperdibili in questo momento. L'Ontario è chiaramente uno scrigno di bellezze naturali. Assolutamente. È una provincia così diversa e sottovalutata. Penso davvero che ti piacerebbe esplorare tutto ciò che ha da offrire. Non vedo l'ora di iniziare a pianificare un viaggio. Grazie per avermi dato così grandi intuizioni e ispirazione, John. In qualsiasi momento. Sono sempre felice di condividere il mio amore per questa meravigliosa provincia. Fammi sapere se hai bisogno di altri consigli di viaggio in Ontario. Lo farà. Va bene. È ora che inizi a fare ricerche su alcune avventure in Ontario. Sarà epico. Su questo non ho dubbi. Goditi il processo di pianificazione, il viaggio effettivo sarà ancora migliore. Lezione 16. Dialogo rispettoso sulle culture indigene. Sai, in diverse parti del Nord America, le persone sono state storicamente chiamate indiani, ma quel termine è generalmente considerato obsoleto e irrispettoso ora. Ah sì, hai assolutamente ragione. I termini preferiti e più rispettosi sono popoli indigeni o prime nazioni. Usare la lingua giusta è molto importante quando si parla di queste culture. Sicuramente. È un argomento delicato, ma fondamentale da affrontare con cura e sfumature. Qual è il modo migliore per avvicinarsi all'apprendimento delle storie e delle tradizioni indigene? Penso che la chiave sia affrontarla con una mente aperta, la volontà di ascoltare e imparare e un profondo rispetto per queste culture ricche e diverse. Evitare generalizzazioni e stereotipi è fondamentale. Assolutamente. Ed è importante riconoscere le esperienze e le prospettive uniche dei diversi gruppi indigeni, piuttosto che metterle tutte insieme. Esattamente. Ogni nazione, tribù o comunità ha le proprie storie, tradizioni e stili di vita distinti che meritano di essere onorati e compresi alle proprie condizioni. Giusto, quella sfumatura e specificità sono così importanti. Hai avuto la possibilità di vivere in prima persona qualche esperienza culturale indigena? Sì, in realtà, ho avuto l'opportunità di partecipare a una tradizionale celebrazione del Pau, ed è stata un'esperienza davvero illuminante e umiliante. La musica, la danza e il senso di comunità erano davvero speciali. Sembra incredibile. Posso immaginare che sia stato bello e potente assistere da vicino a quelle tradizioni culturali. Lo era davvero, e le persone erano così accoglienti e desiderose di condividere la loro eredità. Mi ha fatto capire quanto ancora da imparare sul ricco mosaico di culture indigene in tutto il Nord America. Assolutamente. C'è sempre altro da scoprire e apprezzare. Hai letto libri o risorse che consiglieresti a qualcuno che cerca di istruirsi? Sicuramente. Ci sono alcune fantastiche memorie, libri di storia ed etnografie scritte da autori indigeni che forniscono preziose prospettive di prima mano. Sarei lieto di condividere alcuni consigli sui titoli.
Sarebbe fantastico. Sono sempre desideroso di ampliare le mie conoscenze e la mia comprensione su questo importante argomento. Meraviglioso! Metterò insieme un elenco di alcune letture accessibili e illuminanti che approfondiscono davvero la diversità e la resilienza delle popolazioni indigene. È una parte così vitale della storia e della cultura nordamericana. Lo apprezzo. Imparare da voci ed esperienze autentiche è fondamentale quando si tratta di questi argomenti delicati. Questa è stata una conversazione davvero illuminante. Sono così felice che tu l'abbia trovato utile. Promuovere una maggiore consapevolezza e rispetto per le popolazioni indigene è qualcosa che mi appassiona davvero. C'è ancora molto lavoro da fare, ma dialoghi aperti come questo sono un passo importante. Assolutamente. Grazie per la tua attenzione e competenza su questo argomento. Non vedo l'ora di continuare ad ampliare le mie conoscenze e prospettive. Certo, John, sono sempre felice di discutere e condividere risorse su questo argomento. Coltivare una maggiore comprensione è il primo passo verso un cambiamento significativo. Ben detto. Bene, vado a fare altre letture e ricerche. Questa è stata una conversazione meravigliosamente arricchente. Lezione 17. Preparare le valigie per il perfetto viaggio in campeggio. Penso che copra l'essenziale per il nostro viaggio in campeggio. Oh, forse dovremmo mettere in valigia anche un piccolo kit di pronto soccorso, per ogni evenienza. Buona chiamata! Questa è un'aggiunta importante alla lista di imballaggio. Non si sa mai quando un infortunio o una situazione di lieve entità potrebbe presentarsi nella natura selvaggia. Esattamente. È sempre meglio essere preparati. Che tipo di cose includi di solito nel tuo kit di pronto soccorso per il campeggio? Bene, le basi come bende, salviette antisettiche, garze e nastro adesivo sono un must. E, naturalmente, tutti i farmaci personali di cui potresti aver bisogno. Sicuramente. Ed è una buona idea avere degli antidolorifici a portata di mano, oltre a cose come spray per insetti e crema solare. Assolutamente. E non dimenticate gli strumenti necessari, come forbici o pinzette, nel caso abbiate bisogno di rimuovere una zecca o una scheggia. Buon punto. Quei piccoli strumenti multiuso possono davvero tornare utili. Consiglieresti di mettere in valigia qualcos'altro? Forse una piccola torcia o lampada frontale, solo per una maggiore visibilità e sicurezza di notte. E non dimenticate i fiammiferi o l'accendino per accendere i fuochi da campo. Bene, non posso dimenticare gli elementi essenziali per accendere il fuoco. E magari una coperta di emergenza compatta, nel caso in cui le temperature scendano. Ottima idea! E non dimenticate l'importantissima mappa e la bussola, nel caso dovessimo tornare indietro da sentieri o avventure. Oh, di sicuro. Gli strumenti di navigazione sono fondamentali, soprattutto se esploreremo territori sconosciuti. Sicuramente. E sai, è anche una buona idea far conoscere a qualcuno a casa il nostro itinerario in campeggio, per ogni evenienza. Assolutamente. In questo modo, se dovesse succedere qualcosa, ci sarebbe qualcuno che sa dove cercarci. Esattamente. La sicurezza prima di tutto, soprattutto quando si è all'aperto. Penso che ora abbiamo coperto tutte le basi. Lo credo anch'io. Questa gita in campeggio sarà molto divertente, ma è importante essere preparati a tutto.
Non potrei essere più d'accordo. Con tutti questi elementi essenziali impacchettati, possiamo concentrarci sul goderci lo splendido scenario e creare ricordi indimenticabili. Esattamente. Bene, è ora di iniziare a mettere insieme tutto. Sarà un'avventura epica. Sono così emozionata. Facciamolo! Aspettate di essere seduti attorno al fuoco a tostare marshmallow sotto le stelle. Non vedo l'ora, ok, è ora di fare le valigie. Sarà il miglior viaggio in campeggio di sempre.